NAS è l'acronimo di Network Attached Storage e rappresenta un sistema di accesso ai file collegato direttamente alla rete. Oggi impareremo come adattare il nostro Pi per utilizzarlo come NAS. Il Pi ha porte di rete da 1 GB al secondo e la capacità di partire da un SSD collegato alla porta USB. Quindi ha tutte le caratteristiche ideali per un sistema di archiviazione sulla rete locale. Nell'immagine vediamo il TerraPi, un NAS prodotto da Linux3D. Configurare il nostro Pi come NAS non è difficile, basta eseguire le istruzioni necessarie. Per prima cosa lanciamo l'update e l'upgrade per avere un sistema completamente aggiornato. Quindi installiamo gli archivi relativi a Samba con il comando apt-get. Samba è un protocollo dedicato alla condivisione di archivi e dischi su rete TCP/IP. Grazie alla possibilità di acquisire informazioni anche da server Wins, i name server per NetBIOS, con Samba è possibile garantire l'accesso a client Linux, Mac e Windows in modo trasparente. Sarà sufficiente mettere le credenziali per avere accesso al nostro NAS. Creiamo ora la nostra directory da condividere. Volendo è possibile condividere l'intero disco. Dobbiamo aggiornare con i nostri dati il file di configurazione. Utilizzeremo Nano, il piccolo editor di Linux. Copiamo i parametri relativi ai permessi del nostro NAS e incolliamoli in coda al file di configurazioni, quindi CTRL-O più Enter per salvare e CTRL-X per uscire. Definiamo e confermiamo la password per accedere al NAS. Quindi eseguiamo il restart del servizio SMBD per fargli leggere le modifiche al file di configurazione. Questo passaggio è necessario per aggiornare il nostro servizio. Infine controlliamo l'indirizzo IP del nostro sistema per poterci collegare con il client. Entriamo ora sul nostro client. Apriamo il file manager e cerchiamo le risorse di rete. Il nostro Raspberry è visibile, è pronto all'utilizzo. Dopo aver inserito le credenziali possiamo accedere alla sezione condivisa e magari inserire un file che abbiamo in locale. Torniamo ora sul nostro Pi e controlliamo la presenza del file condiviso. Dalla nostra cartella si accede senza problemi al file che avevamo condiviso prima. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like.
Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.